Sapevate che un singolo elemento, positivo o negativo, è sufficiente per farvi cambiare completamente opinione su una persona, un evento o un oggetto? Questa distorsione del nostro giudizio ha un nome preciso in psicologia. Si chiama effetto alone. Immaginate di dover giudicare un ristorante sulla base di una sola recensione entusiasta che ne esalta la bontà del cibo e il servizio impeccabile. Oppure pensate di avere un'ottima impressione di una persona perché vi ha aiutato una volta a cambiare una gomma bucata. In entrambi i casi state sperimentando l'effetto alone. State permettendo che un singolo elemento positivo domini il vostro giudizio complessivo. Allo stesso modo, un particolare negativo può far crollare la vostra opinione su qualcuno o qualcosa. Se un politico è coinvolto in uno scandalo, ad esempio, potreste reputarlo totalmente inaffidabile, anche se in precedenza lo sostenevate. Nel video di oggi analizzeremo in profondità questo affascinante bias cognitivo, scopriremo cosa dice la scienza a riguardo e come possiamo imparare a riconoscere e mitigare gli effetti distorsivi dell'effetto alone nella nostra vita quotidiana. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite. L'effetto alone è un bias, quindi un errore cognitivo che influenza il modo in cui giudichiamo le persone, le situazioni e gli oggetti che ci circondano. Si verifica quando lasciamo che un singolo tratto positivo o negativo di una persona domini la nostra percezione complessiva di quella persona. Il risultato è che la nostra valutazione finale può essere distorta, portandoci a conclusioni sbagliate o incomplete. Ad esempio, se qualcuno ci fa un piccolo favore, possiamo giudicare quella persona come incredibilmente altruista e gentile, anche se in realtà non la conosciamo così bene. Oppure, se una persona commette un errore, possiamo etichettarla subito come incompetente e negligente, anche se di solito è molto capace. In entrambi i casi, un singolo comportamento finisce per definire tutto ciò che pensiamo di quella persona. Vediamo ora come è stato scoperto questo effetto e quali sono le sue origini. Le origini dell'effetto alone possono essere ricondotte agli studi di Edward Thorndike del 1920, che coniò il termine effetto alone per descrivere come le valutazioni su un singolo attributo influenzano le valutazioni sugli altri attributi. Da allora, l'effetto alone è stato ampiamente studiato dagli psicologi sociali. Un classico studio sull'effetto alone è stato condotto da Solomon Asch nel 1946. Asch chiese ai partecipanti di leggere alcune brevi descrizioni di persone e poi di descrivere la loro personalità. Alcune descrizioni contenevano solo tratti positivi e altri solo tratti negativi. Asch scoprì che quando i partecipanti vedevano solo tratti positivi, tendevano a descrivere la persona in termini estremamente positivi. Allo stesso modo, se vedevano solo tratti negativi, la descrivevano in termini estremamente negativi. Quindi, da una singola qualità, giudicavano l'intera personalità. Da allora l'effetto alone è stato riscontrato in molti contesti. Ad esempio, gli insegnanti possono dare agli studenti voti ingiustamente alti o bassi a causa dell'effetto alone derivante dal loro comportamento in classe. I datori di lavoro possono giudicare i candidati in base a un'unica impressione positiva o negativa durante il colloquio. Gli elettori possono sostenere o rifiutare completamente un politico basandosi su una questione specifica che ritengono particolarmente importante. Anche i media possono influenzare notevolmente l'effetto alone. Ad esempio, se un personaggio pubblico è costantemente ritratto in una luce positiva, potremo essere portati a credere che sia perfetto, anche se ovviamente ha dei difetti. In ambito legale, poi, l'effetto alone può influenzare le decisioni di giudici e giurie. Se un imputato ha commesso un crimine particolarmente efferato, i giurati possono lasciare che quell'atto domini la loro percezione e ignorare quindi eventuali circostanze attenuanti. D'altra parte, se un testimone sembra particolarmente sincero e affidabile, ciò può creare un alone positivo che rende i giurati più inclini a credere a tutto ciò che dice quella persona. Uno studio del 2009 ha dimostrato addirittura come l'effetto alone possa influenzare le diagnosi mediche. I medici a cui venivano date informazioni rilevanti sui pazienti, come dettagli sulla loro vita personale, davano diagnosi meno accurate. Gli autori conclusero che i medici dovrebbero focalizzarsi sulle informazioni più diagnostiche ed evitare quindi di lasciarsi influenzare dai dettagli superflui. Infine, l'effetto alone può distorcere le nostre percezioni quotidiane. Ad esempio, se vediamo qualcuno guidare in modo pericoloso, tendiamo a etichettarlo come un pazzo al volante, anche se quella è stata la sua unica infrazione. O se un amico arriva in ritardo ad un appuntamento, possiamo giudicarlo come totalmente inaffidabile. In realtà, tutti possiamo occasionalmente comportarci fuori dal nostro carattere. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo effetto, se ne siete mai stati vittima o se non lo conoscevate affatto. Vediamo ora qualche strategia per evitare l'effetto alone. Innanzitutto è importante raccogliere attivamente più informazioni sulla persona, sulla situazione che dobbiamo valutare, piuttosto che basarci su di un'unica prima impressione. Dovremo poi prestare particolare attenzione ai nostri possibili pregiudizi ed evitare di lasciarci trasportare dalle emozioni, cercando di mantenere un atteggiamento razionale e analizzare i fatti in modo obiettivo. Può essere utile anche provare a guardare le cose dalla prospettiva degli altri, sviluppando empatia e immaginando di trovarci nei loro panni. Questo può aiutarci a vedere un problema da diversi punti di vista. Dobbiamo inoltre tenere a mente che le persone sono complesse e hanno sia difetto che qualità.
È bene quindi evitare di applicare etichette e categorizzazioni troppo semplicistiche agli altri. Infine, è importante mettere costantemente in discussione i nostri stessi giudizi e le nostre stesse assunzioni, domandandoci quindi se stiamo dando troppo peso ad un singolo elemento della situazione. Applicando regolarmente queste strategie possiamo rendere i nostri giudizi più accurati ed evitare gli errori tipici dovuti all'effetto alone. Sviluppando un pensiero critico e mantenendo una prospettiva equilibrata, potremo superare più facilmente le distorsioni cognitive ed avere una visione più obiettiva e completa delle realtà e delle persone che ci circondano. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, vi invito a farmelo sapere come al solito qua sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!